Ciao a tutti e ben ritrovato, sono di nuovo nel bosco, nel mio ambiente naturale e mi sono seduto qua e pensavo al concetto di fede. A molti di voi questo concetto qua crea un po' di problemi, perché ti viene detto: se non hai fede non avrai, se non hai fede non riceverai. Il concetto di fede è un qualcosa che non è un dono come nel cristianesimo. Nel buddismo la fede è qualcosa che tu impari a conoscere, ad avere, perché vedi con i tuoi occhi che le cose funzionano in un determinato modo, no? Il buddismo è una scienza della mente e di conseguenza ti insegna a scoprire, a riconoscere i meccanismi della mente. E qua dentro il bosco il concetto di fede è ancora più forte, perché che cosa significa poi in fondo avere fede? Significa poterci contare, significa poter contare su qualcosa in questo baiame di valori un po' tutti sballati, di maschere che assumiamo, di discorsi, di tanti discorsi. E avere fede significa sapere che comunque vada non sei da solo. Ora, questo qui è un concetto che potrebbe apparentemente assomigliare al concetto cristiano, però torno a ripeterti ciò che dice il Buddha Samantabhadra nel 28° capitolo: avere fede nella protezione dei Buddha. Quindi, per quanto riguarda il Buddha, tu sei protetto ovunque sei, ogni cosa che fai, tant'è che addirittura nel Sutra del Loto c'è un bellissimo capitolo, il 25°, che parla del Bodhisattva Kannon, colui che ascolta le grida del mondo, no? Queste grida quali sarebbero? Sarebbero le grida di dolore, le grida della sofferenza. E il Bodhisattva Kannon ti aiuta, a prescindere che tu abbia ragione o torto. È l'esempio d'amore per eccellenza, è l'esempio di compassione per eccellenza, è l'esempio del genitore che anche se il figlio sbaglia non lo prende, lo strangola, ma lo aiuta ad andare avanti, a portare avanti il proprio cammino. Nel frattempo sto vedendo che Laura mi sta telefonando perché è preoccupata. Adesso andrò a casa. Da stamattina che sono in giro per i boschi, perché avevo davvero voglia di sentirmi immerso in questa grande mano, questo grande abbraccio che è il bosco, perché il bosco è un esempio di Gonzo. Eh sì, perché per quanto ci possiamo sentire persone forti, per quanto possiamo essere grandi e grosse, siamo tutti spaventati e viviamo sempre con la paura del domani. Abbiamo tanti sogni, ma abbiamo soprattutto tante paure. È per questo che abbiamo questi squilibri dentro di noi, perché dove c'è paura non c'è amore, è un bivio, amore e paura. La fede ci aiuta a capire
che si può vivere in maniera diversa, si può vivere davvero in maniera coerente con le proprie scelte. Abbiamo scelto di avere fede, abbiamo scelto di credere, abbiamo scelto di crederci e allora dobbiamo imparare a convivere con questo concetto, cioè non pensare sempre che tutto costantemente dipenda da noi. Noi possiamo, ad esempio, dentro un bosco conoscere la strada per tornare a casa, ma mentre guardiamo le fronde di un albero possiamo inciampare e cadere. La fede è qualcosa che ti assicura, ti rassicura. La fede è come il turbo che si innesta dal momento in cui tu ti rendi conto che non hai la capacità di controllare tutto, che non hai la capacità di prevedere. Vorresti che le cose andassero sempre bene, ma anche lì, sai, andare sempre bene significa vorresti che le cose andassero sempre come vuoi tu, come vogliamo noi, ma spesso le cose che vogliamo noi non sono le cose che realmente sono importanti per noi, perché le cose che sono importanti per noi spesso non le consideriamo, non ci diamo troppa importanza, no? Come andare da un esperto o come, non lo so, facciamo un esempio molto più semplice, come un amico che ci dà gratuitamente la sua esperienza nel suo mestiere e noi tendiamo sì a essere riconoscenti all'amico, però non diamo questa grande importanza come se avessimo davvero pagato l'aiuto che ci dà. Se noi andiamo da un consulente che ci prende 200 euro per parlarci, per dirci qualcosa, non so, farci giusto una consulenza, ecco che per noi quello è un dominare e allora ci diamo importanza, mentre invece tutto ciò che ci viene donato rimane come se fosse un dovere averlo, come se fosse un dovere averlo avuto. La fede ci insegna che intanto a stare nei nostri limiti, la fede ci insegna a riconoscere i propri limiti, i nostri propri limiti, e a trascenderli, perché grazie alla fede tu puoi davvero uscire dal bosco della vita, dal bosco delle situazioni che magari ti capitano, che sono, come spesso accade nella vita, perché sono un po' intricate. Nel video precedente facevo l'esempio che il bosco è l'allegoria della vita, perché è uguale, cioè nel bosco passi attraverso gli alberi, i rovi, i brughi e ritorni nel sentiero, cerchi un sentiero, guardi la direzione, alzi la testa, vedi dov'è che dovresti andare. È così che, che è la vita, è così che bisogna imparare a vivere, avere una direzione e contare sulla protezione, come ci dice il Buddha, sulla protezione di tutte le entità del cielo e della terra che ci proteggono, che sono vicino a noi. Quante volte ti sarà successo, no? Che magari ti succede qualcosa e dici, caspita, meno male che mi è successo, perché altrimenti non sarei riuscito, non avrei capito. Mentre invece quando sei lì proprio a caldo, spesso magari ci piangi, no? su alcune situazioni. Ma anche quello è qualcosa
di positivo, no? La vita con la fede è come camminare per mano a un grande guerriero che è dietro alle nostre spalle e ci ferma, ci prende per la spalla, ci ferma, ci dice fermati, se vai lì succede questo, lì c'è pericolo, vai di qua. Basta imparare ad ascoltare. Madonna, guardavo da questa inquadratura e sembra che c'aveva una pancia incredibile, mentre invece sono riuscito a dimagrire di quasi 5 kg. La dietista funziona. Dai, spero di esserti stato utile. Spero che queste pilloline, a volte i video bisogna che bisogna sempre stare attenti ai titoli giusti, perché alle persone interessano parole come Daimoku, Gonzo e quelle cose lì. Se non ci sono queste parole, la gente tende a non, mentre invece quello è l'apice, ci sono tante cose. È come seminare un campo, seminare un orto. La pianta è l'apice di tutto il lavoro che c'è dietro. Se prima non prepari la terra, se prima non concimi, non avrai mai niente, non ti verrà niente. Quindi ci sono tante cose che sono davvero molto importanti. Mi sono dimenticato di ringraziare coloro che ci stanno aiutando con Patreon. Tra l'altro sono molto contento perché questi interventi audio che sono riservati a coloro che ci sostengono via Patreon pare che siano molto apprezzati. Sono interventi dove io magari parlo con Laura e discutiamo su alcuni punti, sono molto più privati, mi posso permettere di dire cose molto più private, magari in maniera forse un pochettino più chiara che metterle sul tubo così, perché non si sa mai che come le persone possono reagire. Chi ci aiuta su Patreon per me sono persone che hanno capito il grande sforzo che c'è dietro, il grande impegno. Ed è un dare e avere, dai, è uno scambio, e davvero se si potesse ritornare allo scambio credo che ci sarebbero molti meno problemi. Tu che cosa ne dici? Fammelo sapere nei commenti, perché molti di voi mi scrivono dicendo le tue parole sono sempre molto incoraggianti, no? Incoraggiatemi anche voi, incoraggiami anche tu. Mi fa piacere sapere come la pensi, mi fa piacere sapere se stai apprezzando quello che stiamo facendo e se hai delle idee. Non lo so, questa è una comunità, la comunità del Sutra del Loto, no? Molti di voi mi chiedono come si fa a avere un contatto diretto con me, ma avere un contatto diretto con me non ti serve, non serve a niente. Lo farò qualcosa a livello online, però c'è sempre il problema che ho bisogno dell'aiuto di tutti, perché per fare certe cose ci vuole tanto tempo e o faccio una cosa o faccio l'altra. Io non ho stipendi, non abbiamo, viviamo per il Sutra del Loto e grazie al Sutra del Loto e grazie all'aiuto di tante persone che vogliono entrare in questa grande comunità, chi più chi meno, chi ci dà veramente un piccolo contributo, perché serve soltanto avere voglia di essere e di stare assieme. Un abbraccio, ciao!